Quando si rinnova una racchetta, lo si deve fare secondo me sempre ascoltando la base del padel, o comunque dei clienti in qualsiasi settore. Ed è esattamente quello che è stato fatto per Power Star e ci ho messo anche io il mio zampino. Con le vostre richieste ho consigliato anche io a Pallap come variare Power Star, che è stato il campione di incassi del brand nello scorso anno. Ma adesso, com'è cambiata? Mettetevi comodi, che vi racconto tutto. Ciao ragazzi, ciao padelisti di strada, bentornati qui sul mio canale con una nuova recensione, questa volta di una racchetta che a me è veramente molto cara, perché è la racchetta che mi ha convinto a collaborare con Pallap. Lo diciamo da subito, io collaboro direttamente con Pallap perché è un brand che mi ha convinto proprio con le sue star, le sue team, per la qualità-prezzo insomma che avevano l'anno scorso, a lavorare insieme, perché ho trovato un terreno malleabile. È un brand che mi piace, è un brand molto giovane, che però fa le cose per bene. Si è messa lì, ha ascoltato tutte le mie richieste, tutte le vostre richieste che io ho praticamente raccolto e portato chiaramente a Pallap, e questo è il risultato del lavoro fatto insieme con i vostri input e con la volontà da parte di Pallap e da parte mia di darvi chiaramente una racchetta sempre più rispondente alle vostre esigenze. Partiamo con le specifiche e vediamo dove è cambiata dal punto di vista tecnico. Già qua vi renderete conto un pochettino di cosa avete richiesto rispetto a questa racchetta. Peso di 360 grammi, anzi peso dai 360 ai 365 grammi, quindi aumenta di 5 grammi rispetto all'anno scorso. Bilanciamento tra 25,5 e 26,5. Solitamente questo bilanciamento è intorno ai 26, ne ho viste già diverse. In molti si lamentavano, per esempio l'anno scorso la Power Star avesse un bilanciamento un po' troppo basso certe volte ed arrivava anche qualche volta a 25,5 troppo facilmente. Qui invece la media onestamente è intorno ai 26 e infatti lei nello specifico è 26 cm di bilanciamento, 26,1, quindi bilanciamento un po' più alto, già un po' più di massa, e già capite com'è cambiata un po' l'antifona di questa racchetta qua. Ma una cosa che va detta, è una racchetta che è cambiata un po' dappertutto, ma non è stata una rivoluzione, è stata un'evoluzione rispetto ad un progetto che è piaciuto, attenzione. Cosa fondamentale, Power Star già l'anno scorso era molto riuscita, però ha fatto questo step in più. Continuiamo con le specifiche, perché vi sarete accorti che i più attenti lo avranno già notato, la faccia è un Ultra Carbon 15K, eccolo qui, quindi sempre un carbonio aluminizzato, ma stavolta 15K e non più 12 come l'anno scorso. Leva all'interno è sempre un 28, quindi tendente al soft. Il risultato è una pala quest'anno contatto medio, ok? La racchetta è un po' più rigida sulle facce, quindi trasferisce indubbiamente meglio l'impatto. Non solo, è cambiato anche lo schema di foratura, come potete vedere, infatti i fori sono più grandi e più estesi, arrivano più sopra, quindi dà più la possibilità di impattare un pochettino più in alto. Questa è un'altra richiesta che è stata fatta dalla base, cioè da noi padelisti di strada, rispetto ad una racchetta del genere. E poi vi faccio anche un ragionamento sul livello, perché lei prende diversi livelli, ha aumentato ancora di più il range secondo me con questi cambiamenti. Tuttavia secondo me questi fori, e vi faccio notare una cosa, ecco qua, lei è il vecchio prototipo, o meglio era quasi pronta, lei era quasi la definitiva che doveva andare in produzione, lei invece è stata proprio l'ultima. Guardate la posizione dei fori qui sulla racchetta, quindi a destra l'ultima, quindi quella attualmente in vendita, e rispetto a questa qua diciamo che lo sweet spot si è aperto non di poco nella parte alta, e questo è molto molto importante. Tutto il resto delle specifiche qui erano uguali, quindi ho provato proprio la differenza tra le due forature e vi dico, la nuova foratura fa un lavoro nettamente diverso, ricordando anche che qui c'è una bella sabbiatura tipo carta vetrata. E non solo, l'anno scorso ricordate che la faccia della Pallap sul logo era liscia, e qui per diciamo una scelta ecco più personale è stato inserito il rugoso proprio sul cromo, quindi un sistema diciamo diversificato tra il logo e il resto della racchetta. Vi dico, non c'è onestamente grossa differenza tra un lato e l'altro, non c'era l'anno scorso che qui addirittura era liscia, perché torno a dire sempre, è sempre la foratura che fa un po' la differenza. Tuttavia andiamo avanti, qui abbiamo il solito manico 13 cm e mezzo, in questo caso non sono salito oltre con l'overgrip. Questa è la lunghezza effettiva del manico, vi faccio vedere, questa è la mia mano in posizione diciamo di vibora, ok, e questo è in pratica il pezzo di manico che avanza. La seconda mano ce la riuscirei anche a mettere mettendo magari il grip salendo un pochettino, sapete che io ho le mani grandi, ma soprattutto che non gioco a due mani, quindi per me perfetta così, è uno dei manici più lunghi del
del mercato, e devo dire ragazzi, vi faccio notare, ve l'avvicino, guardate che bella la nuova colorazione, devo dire è stupenda, mi piace veramente un casino. È la palla perfetta? Ragazzi no, non è la palla perfetta, perché è una racchetta che comunque esce ad un prezzo leggermente più alto rispetto all'anno scorso, però diciamo è una racchetta che comunque esce sempre ad un prezzo molto interessante, intorno ai 160 euro scontata. Ragazzi, a sto prezzo qua full carbon con il doppio tubolare di carbonio, altra cosa vi ricordo, tante racchette in circolazione non hanno il doppio, non hanno il tubolare. Io preferisco sempre le racchette con il tubolare, hanno un feeling diverso, assolutamente, e hanno una durabilità diversa. Quindi particolare non da poco, qui c'è un doppio tubolare di carbonio, uno in 3K e uno in braided, quindi veramente tanta roba, tanta qualità per una racchetta che ha carbonio made in Italy, non la racchetta made in Italy, la racchetta non è made in Italy, ma il carbonio è made in Italy, quindi il carbonio che trovate qua sopra deriva dall'Italia, poi portato chiaramente in Oriente e lavorato lì chiaramente per abbattere i costi, come fanno un po' tutte quante le aziende. Abbiamo visto quali sono i cambiamenti tecnici, vediamo come gioca. Ragazzi, prima di farlo ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un grande like al video, seguitemi su tutte quante le piattaforme e prendetevi sempre un momento per farlo, perché è la migliore moneta di scambio che c'è tra me e voi. Se voi mi supportate io posso fare sempre di più. Guardate dove mi avete portato, a poter collaborare con un brand e a dire i ragazzi vogliono questo, e in pratica sono andato a inserire i vostri pensieri su una racchetta che torna sul mercato sempre con un prezzo appetibilissimo, ma con le vostre richieste per migliorarla. Pallap Powerstar 2025, come gioca questa racchetta? È un bombardone potentissimo, la migliore racchetta del mondo? No ragazzi, è una racchetta che si rinnova, non si stravolge, perché sarebbe anche stupida Pallap a fare una racchetta che va a controbattere con la sua Pro e anche con la Elite. Non è questo il concetto della Star. La Star deve essere sempre una racchetta che ti lascia giocare. Partiamo da qui, lei si pone secondo me oggi da un intermedio fino anche ad un avanzato, che cerca una racchetta maneggevole ma che non sia praticamente scarsa sulla testa. Lei ha recuperato sicuramente più massa sulla testa, senza dubbio, più reattività delle facce, uno sweet spot che prende un pochettino più in alto. Mi sono reso conto, facciamo in diretta, che ho preso quella sbagliata, ho preso quella con la vecchia foratura. Scusate, torno subito. Eccola qua, lei è quella corretta. Troppe racchette ragazzi in questa casa. Dicevamo, punto dolce più alto, una faccia più rigida, il nucleo è lo stesso, il nucleo è lo stesso, a me non è mai dispiaciuto il nucleo 28, anzi ero lì per inserire il nucleo 28 anche sulla Power Master che arriverà tra un mesetto e mezzo, due, insomma la racchetta che è fatta proprio con tutte le mie specifiche. Lì è un concetto un po' diverso, che va a rompere un po' le scatole alla Pro e all'Elite, però insomma ad un prezzo più calmerato. Ma oggi parliamo di lei, e lei secondo me è il vero best buy insieme a Velocity Star, che è quella più migliorata di tutte secondo me nell'ambito Pallap, perché ha preso anche lei gli stessi cambiamenti. È lì che il bilanciamento era più basso e oggi lo trovi a 26 pieno, la senti la differenza con il sabbiato. Lei già la preferivo prima, oggi è una bella lotta tra Velocity Star e Power Star. Sì, infatti non si chiamerà più Control Star ma si chiamerà Velocity, perché oggi spinge, quindi Control può dare un'idea di racchetta che non spinge, spingono tutte e due, sono equivalenti onestamente, quasi anche come punto dolce. Quello che cambia è la forma e il feeling. Secondo me Velocity Star ha un po' più feeling rispetto a lei, è un po' più di controllo, è un po' più progressiva. Lei è un pelo meno progressiva, lei è un po' più diciamo racchetta energica, ok? Mi piace un po' più dal fondo, nel senso che nelle fasi di rilassatezza, ecco, è comunque una diamante permissiva, non è una racchetta che permette poco, è una racchetta che comunque va a darti sostanza, ma è una racchetta che gioca con fluidità, non è una racchetta da impattare in maniera tennistica, è una racchetta che permette il giochino di polso, che permette la scucchiaiata da sotto, ha un punto dolce. Onestamente il lavoro grande che è stato fatto secondo me rispetto a quello dello scorso anno è che nonostante la faccia sia più rigida, il punto dolce sia più ampio, questa foratura l'ha cambiata veramente tanto, più espansa, più alta anche sulla faccia, permette molto di più. Secondo me funziona meglio la testa, ma è più energica in generale, cioè hai una racchetta che comunque fa sentire meglio la palla e che spinge meglio la palla sia di uscita di palla che di potenza. È secondo me tutta maturata da questo punto di vista, è tutta più seria, con una richiesta un po' più diciamo tecnica secondo me, perché la faccia, ma nemmeno tanto, perché la faccia è una un poco più rigida e quindi va a richiedere un minimo di più, è un poco più seria. In generale è una racchetta che potrebbe andare nel range di difficoltà, che posso dire di una Delta Motion, ok, quindi una Coelho Motion, qualcosa del genere, con meno massa in testa ovviamente. È una racchetta che in genere Pallap non ha bilanciamenti alti, ha bilanciamenti intorno ai 26, quest'anno si assestano tutte quante lì intorno diciamo ai 26, tranne le piccole team, piccole poi un par de palle, perché la Power Team spinge. Onestamente guardatevi il reel che ho già pubblicato sul mio profilo Instagram di quanto si alza la palla sui Portress con la Power Team, molto interessante da questo punto di vista. Però diciamo che lei è un attimo più seria rispetto agli scorsi
scorsi anni, e questa faccia un po' più densa, ecco, secondo me ha più feeling rispetto a qualcosa ad esempio come una Delta Motion e queste racchette qua. Ed essendo full carbon, trasferendo anche l'impatto molto bene con questo 15K, sostanzialmente può essere accomunata secondo me a qualcosa, anzi oggi pienamente a qualcosa come una Metal Bone 3.3, ma che vibra meno onestamente, e con dei bilanciamenti un po' più calmierati, perché talvolta diciamo sulle Metal Bone qualche svarione, quindi qualche bilanciamento molto alto lo si è trovato, però è un po' lì, è un po' quello che mi ha ricordato, ecco, dal punto di vista della sostanza generale. Meno sparacchiona, però meno sparacchiona. Qui la faccia secondo me è un pelo più tostarella, un pelo di più, e lo preferisco perché è un po' più progressiva. È un buon mix, mettiamola così, è sempre un buon mix, è sempre un compromesso Powerstar, non è la racchetta perfetta come detto, però ha un bel mix sia di potenza che di uscita di palla, nettamente di più rispetto diciamo allo scorso anno, o meglio tutta di più rispetto allo scorso anno, quindi le somiglia ma è tutta migliorata, ecco, è stato trovato un buon compromesso onestamente. E chi vorrà dire ah ma ne parli troppo bene, no, fermi, ci sono anche lati negativi assolutamente, ma la realtà dei fatti è che messa diciamo nel suo mondo, ovvero la racchetta da intermedio avanzato si può adattare se si cerca qualcosa di facile, sul mercato così completa, gradevole, potente, maneggevole, ben strutturata onestamente, con un buon feeling, è difficile da trovare a meno che non sborsi veramente tanti soldi e magari non trovi un peso così leggero, per cui lei va per chi vuole la racchetta ancora maneggevole ma che comunque risponde seriamente quando si va a mettere un po' di braccio. Dal fondo, ripeto, non è una racchetta difficile, è un pelo più tecnica come attivazione, ecco, rispetto al modello dello scorso anno che aveva una faccia più elastica, secondo me fin troppo elastica, è la cosa che mi piaceva meno ad esempio dell'anno scorso. Talvolta magari quando un po' ti caghi sotto in partita e fai quel mezzo movimento, quei tre quarti di movimento, ti particchiava un po'. Qui si è recuperato più controllo sull'attrezzo, un po' dalla massa, quindi puoi appoggiare un po' più con la racchetta, ma dall'altro lato è un pelo più inerte per la faccia, un pelo più rigida quando inizi a spingere, ma poi parte di più ed in modo più progressivo, e questa secondo me è tanta roba rispetto allo scorso anno. Ad oggi diciamo le 2024 sono totalmente finite, è una roba incredibile, veramente sono andate molto molto bene. Poteva prendere secondo me il modello 2024 da un intermedio basso ad intermedio alto, quest'anno secondo me va da intermedio a avanzato, con più chiaramente approccio su intermedio e intermedio avanzato. Qua secondo me ci sguazzano intermedio e intermedio avanzato, è proprio quello il range perfetto secondo me. Andiamo a rete e diciamo che sulla volée ha recuperato sensibilità, anche lì è migliorata, come detto, per il fondo, la racchetta un po' più progressiva, che ha più energia da dare perché ha più massa, una faccia un pelo più rigida, la faccia perché il nucleo è sempre lo stesso, ti permette diciamo di giochicchiare un po' più con la palla di sensibilità. Qui è molto migliorata e anche di controllo, mantenendo più o meno lo stesso spin, se non qualcosa in più in realtà, perché la foratura secondo me aiuta di più anche sullo spin. Sapete che la foratura aiuta non solo con lo spin, aiuta diciamo con il punto dolce, aiuta con la spinta, e qui sullo spin, nonostante la sabbiatura vi fosse anche sul modello 2024, quest'anno è diversa, è più spinta, è più proprio carta vetrata, e la differenza si sente. Quanto è sensibile sta racchetta? Ha una discreta sensibilità secondo me, migliorata molto da questo punto di vista. La Pro e la Elite sono più sensibili, senza dubbio, hanno un tatto più duro, però qui c'è una maggiore facilità, c'è sempre quell'aiuto in più, ecco, che quella racchetta che ti piace ma che alla fine dei conti utilizzi un po' tutti i giorni senza problemi. Infatti io lei la chiamo la diamante prêt-à-porter per questo motivo qui. Comunque sulla rete devo dire un po' di testa in più per i miei gusti l'avrei preferita, ci sarà sulla Power Master sicuramente, che le somiglia abbastanza, però è un po' più cattivella, secondo me va un po' più intermedio avanzato, con buona pace diciamo dell'intermedio, però sull'intermedio avanzato secondo me non ci sono grossi problemi, anzi su quella racchetta lì. Qui c'è quel pelo di facilità in più e quel pelo di testa carica un pelo meno che ti permette anche di velocizzare e di arrivare bene all'impatto. Questo è quello che deve fare Powerstar, ti deve lasciar giocare a sinistra o a destra che sia in maniera aggressiva, senza farti fare fuochi d'artificio, ma belli trick track sostanzialmente. Questo è un po' il succo di questa racchetta qua. Andando sulla Vibora, mi piace una cosa fondamentale, il fatto che qui si sia un pochettino rigida la faccia e si possa tirare un po' più di braccio. Sfonda la palla, direi che è ancora una racchetta che va per l'uscita di palla secondo me e non per la potenza assoluta, per cui una racchetta che è fatta scorrere su un ritmo medio alto, regala spin e regala una grande uscita di palla. Lei ha grande uscita di palla per davvero e rispetto allo scorso anno diciamo permette l'impatto un pochettino più alto. Questo gratifica molto chi cerca più leva sulla racchetta. Non solo, anche quando vai a svirgolare un pochettino di più
noti che quando vai nella parte alta, e questo un po' mi puniva l'anno scorso quando andavo a prendere un po' qui magari, un po' più qua, diciamo era un po' più inerte. Quest'anno invece, avendo più massa, avendo più testa, avendo diciamo una foratura che la fa lavorare meglio diciamo sui bordi qui in alto, noti che la palla parte proprio di più. E per quelli che me lo chiederanno, lei diciamo meriterebbe un 7,5 come uscita di palla e un 8 più come potenza, più per la facilità con la quale ti dà potenza che non per la potenza assoluta, ecco. Per quello ci sono ancora le Pro, la Elite e quella che sarà la Power Master. Andiamo sugli smash. Migliorata sullo smash piatto, mi è piaciuta perché comunque è un po' più rigida, consente di più, consente... Lei come impatto è una media piena, media. Talvolta può sembrare un pelo soft quando si impatta forte sul colpo piatto, ma un pelo soft, onestamente. È comunque una racchetta che vuole essere maneggevole, non è un mattone diciamo sulla testa, non ha quel mattone appunto qui sopra, però spinge. Velocizzando il braccio spinge, lo smash piatto non è male, funziona onestamente e non mi ha tradito dal punto di vista della potenza pura, ecco, sapendo di giocare comunque una racchetta maneggevole, perché lo diciamo ancora una volta, è una racchetta che ha un compromesso tra maneggevolezza, potenza, uscita di palla, che lascia giocare in semplicità anche sullo smash piatto senza precludere appunto nessun colpo. Questo è il concetto di Power Star, racchetta completa che ti aiuta tutti i giorni e che non ti fa dire mannaggia potevo comprare quell'altra che magari era un po' più completa, e che fa giocare anche tanti a destra con una forma a diamante. Smashing kick, qui ragazzi già l'anno scorso era tanta roba, uscita di palla più facile l'anno scorso, quest'anno è più piena, quindi parte un gradino più sopra, si attiva un attimo dopo, però ha un'altra energia, perché ha più massa, perché prende magari più sopra, ti permette più leva, più palanca, come dicono quelli bravi, prende più spin onestamente, anzi lo prende più facilmente, perché prende più spin è un concetto molto complicato, prende lo spin più facilmente, secondo me lo va a dissipare meno, ecco, ed è un bel livello di spin con un bel livello di uscita di palla, per cui smashing kick veramente pieno. Questo mi è piaciuto veramente tanto, ma sullo smashing kick tra la pienezza sua e la facilità della team se la giocano veramente quasi alla pari, però qui dai ragazzi c'è un po' più di massa che diciamo per la media dei giocatori aiuta sicuramente di più a giocare lo smashing kick. Detto ciò, dobbiamo vedere perché comprarla e perché no. Prima però 30 secondi insieme a me e poi torniamo con il perché comprarla e perché no. Siamo alla Cupra Night da Cupra del Priore, il Cupra Garage di Napoli. Andiamo a vedere cosa è accaduto in questa magica serata. La serata prende il via con la Scuola Italiana di Comics che ci regala un'opera d'arte realizzata al momento su una Formentor. Ma la regia della serata devo dire è stata la Terramar, ha attirato veramente molti sguardi. Tuttavia guardate questa Formentor come è stata realizzata dalla Scuola Italiana di Comics, i dettagli, i colori, veramente bella, e devo dire che la vernice opaca ha molto aiutato a realizzare quest'opera d'arte su un'opera d'arte come la Cupra Formentor. Ora però tocca ai test drive e la Cupra Night, la Cupra del Priore, è stato un grande successo, ben più di 100 prenotati, tantissimi appassionati del brand Cupra che hanno voluto provare tutta la gamma disponibile e ne sono rimasti entusiasti. Prende forma l'opera d'arte con questo bel cuore e c'è anche qualcuno che si lascia fare un bel ritratto, ma guardate che dettagli realizzati su questa Cupra Formentor, tantissimi colori, molto audace, muscolosa, e tutta quest'arte, tutta questa bellezza alla fine ha fatto breccia nel cuore di qualcuno. Siamo pur sempre alla Cupra Night e la Cupra Drive anche stasera accoglierà qualche membro in più. Mi raccomando, alla prossima non mancate. Rieccoci qui. Perché comprare Pallap Power Star 2025 e perché no? La comprerei perché è una diamante completa che lascia giocare senza troppi pensieri, sia dal fondo sia al volo. La comprerei perché si è ringalluzzita rispetto allo scorso anno, è tutta più power, onestamente, ma anche più feeling ed è più sostanziosa, più stabile. La comprerei perché esteticamente, ragazzi, è bellissima, veramente bella. Una racchetta praticamente che esce a ridosso dei 160 euro circa, adesso di preciso non ricordo, scontata col mio codice Ferro15, trovate qui sotto tutto quanto diciamo per acquistarla. Lei è tutta la gamma Pallap. Questa estetica è veramente tanta roba. La comprerei perché ha il manico lungo che piace a tanti, la comprerei perché, ragazzi, il rapporto qualità-prezzo è indiscutibilmente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per me è un best buy, punto e basta. Non perché ci collaboro con Pallap, ma perché ci ho collaborato proprio perché avevano questa racchetta nel catalogo, una racchetta che per il popolo potesse andare bene, non una racchetta da 300 euro, da 400 euro, una racchetta che costasse molto meno di 200 euro
euro che potesse finire nelle mani di tanti. È lei che mi ha convinto a partecipare, è uno dei motivi per cui oggi sono in Pallap, anzi forse il motivo principale. Il secondo è che quando gli si dice qualcosa a Pallap poi interviene a cambiare le cose, perché è un brand creato da appassionati di padel. Perché non la comprerei? Non la comprerei se cercassi una diamante pura, di quelle cattive, incazzate e dure, perché lei alla fine ha un intatto medio e soprattutto ha un bilanciamento che il più delle volte è intorno ai 26. A me piace, mi piace velocizzare la racchetta così, soprattutto io impugno abbastanza sotto, quindi questo bilanciamento a 26 per chi impugna più sotto magari è giusto, magari per chi impugna un pochettino più su può essere un pelo basso. Non la comprerei se cercassi una racchetta soft, perché questo EVA 28 potrebbe far sembrare una racchetta soft che non è, lei è una media piena. Non la comprerei se cercassi una racchetta più facile di lei, stile modello 2024 Power Star. In quel caso andrei più sulla Team, che è rimasta con quel tipo di maneggevolezza lì. Diciamo c'è stato uno scalo taglie nell'ambito di Pallap. Tuttavia, questo è quello che penso di Pallap Power Star. Ragazzi, se voi l'avete provata scrivetelo nei commenti. Anzi, in questo momento proprio in Italia sto venendo a fare i demo day, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram per sapere dove si fanno questi demo day insieme a me e insieme a Pallap, e soprattutto stanno aprendo tanti pro shop Pallap qui in Italia, quindi la potete provare anche piuttosto spesso. Se la volete acquistare avete il mio codice ferro15 direttamente su pallapsport.com, fatene buon uso, usatelo sempre, valido su tutto il catalogo Pallap, racchette, borse, abbigliamento, l'abbigliamento che mi vedete utilizzare sempre, figurate, sta bene a me che so brutto, pensate a voi quanto starebbe bene. Prima di scappare iscrivetevi al canale, lasciate un grande like a tutti quanti i miei video, sempre seguitemi appunto su Instagram come detto poc'anzi per restare sempre aggiornati e beccarvi le recensioni brevi che anticipano le uscite diciamo qui sul canale YouTube. Null'altro da dirvi ragazzi, con lei ho finito e ci vediamo al prossimo video.